Ciao a tutti, e bentornati su Segreti Turchi. È un piacere avervi qui, davvero, perché oggi apriamo una porta che ci fa vibrare il cuore e ci fa ricordare perché crediamo ancora nelle parole, sussurrate all'orecchio, negli sguardi che parlano più di un discorso, nelle promesse che si avverano quando le luci si spengono e resta solo la verità. Oggi parliamo d'amore, ma non dell'amore generico che riempie le canzoni estive. Oggi ci tuffiamo nelle parole d'amore, quelle che scivolano nella pelle e restano lì, a scaldare, a ferire, a guarire. E lo facciamo ripercorrendo una storia che ci ha colpiti al petto per la sua delicatezza e la sua forza, quella di Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Le loro confessioni, i loro silenzi, le promesse non urlate ma mantenute, la loro vulnerabilità mostrata con coraggio. È tutto questo che vogliamo restituirvi, perché crediamo che l'amore, quando è autentico, sia un linguaggio universale che supera fotocamere, red carpet e indiscrezioni. Preparatevi a sentirvi attraversare da un brivido, forse a sospirare, magari a ricordare il vostro primo ti amo o l'ultima volta in cui qualcuno vi ha detto ci sono, non ti lascio. E prima di farci trascinare da questa corrente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui su Segreti Turchi trasformiamo le emozioni in storie, e la vostra presenza è la nostra spinta più grande. Quando pensiamo all'amore, spesso ci fermiamo alla scintilla iniziale, quell'alchimia che accende il sangue. Ma ciò che resta, ciò che si stratifica fino a creare una casa emotiva, sono le parole. Scegliere la parola giusta al momento giusto è come posare un mattone perfetto, regge, protegge. Disegna uno spazio in cui due persone possono essere se stesse. La storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda lo dimostra con una chiarezza disarmante. Mentre il mondo li osserva, loro hanno costruito un vocabolario privato fatto di frasi che non hanno bisogno di eco per essere forti, confessioni sussurrate tra le pause di un set, nel retro di un'auto tra un evento e l'altro, in un salotto illuminato solo da una lampada lasciata accesa più del dovuto. È un tessuto di parole, il loro, che ha toccato chi li segue perché ci ricorda il valore dello svelarsi e del dire, ti vedo, davvero, oltre l'immagine. E allora riascoltiamo quelle frasi che hanno segnato svolte sottili ma decisive. Pensate al primo ti amo, non lettere in fila, ma il punto d'arrivo di tutto ciò che è stato taciuto mentre i loro occhi si cercavano tra il frastuono. Lui, Gökberk YLDRM. Uno sguardo che sa diventare rifugio. Lei, Cemre Arda, una dolcezza che non è resa ma scelta, capace di dare forma alle emozioni senza alzare la voce. Quelli ti amo non è stato un fuoco d'artificio, è stato la luce di una lanterna, una verità semplice, pronunciata quando non servivano effetti speciali. Da allora, ogni volta che lui le dice ci sei tu, e basta, o che lei gli mormora o tu mi riporti a casa, si rinnova quel patto invisibile che accende la giornata anche quando fuori piove. C'è una frase che vibra ancora nelle orecchie di chi segue la loro storia. Sei il porto calmo in cui la mia anima trova pace. L'hanno detta senza palchi, probabilmente dopo una giornata di rumore e telecamere, quando ci si mette a nudo e le difese cadono. E ditemi, chi non vuole sentirsi dire così? Non è solo romanticismo, è riconoscere nell'altro il luogo in cui puoi fermarti e respirare. In quell'immagine c'è tutto ciò che molti cercano senza dirlo. Appartenenza, accoglienza, la sensazione di essere compresi nella parte più fragile e meno fotogenica. Con Gökberk YLDRM e Cemre Arda abbiamo capito che l'amore non è soltanto fiamma, ma anche cenere calda che continua a scaldare quando il clamore finisce, non solo vertigine, ma anche certezza costruita parola dopo parola. E poi ci sono le promesse, quelle vere, che non fanno rumore finché non capisci che ti stanno tenendo in piedi. Resto con te quando brilla il sole e quando la tempesta picchia sui vetri. Se cadi, non ti lascio a terra. Ti ascolto anche quando non trovi le parole. Frasi sentite 1000 volte. Forse. Ma quando le vedi nello sguardo di Gökberk YLDRM su Cemre Arda, quando percepisci che non sono sceneggiatura, assumono un peso diverso. Sono ancore in giorni incerti, fari che si accendono quando le notizie corrono più veloci del battito.
Li capisci che un amore vero ha la schiena dritta. Non promette il sempre, lo costruisce. E loro, tra ciak, saluti, abiti impeccabili e rientri stanchi, hanno dimostrato che la fedeltà è fatta di scelte quotidiane, discrete, a volte invisibili, ma potentissime. Vogliamo parlare dell'ammirazione? Quella che non si limita al talento esibito, ma scava fino alla fibra interiore. Quando è stata l'ultima volta che avete detto a qualcuno, amo la tua forza gentile? Lui, più volte, ha raccontato quanto lo colpisca la resilienza di lei, la sua capacità di restare luminosa pur attraversando corridoi stretti. Lei, d'altra parte, ama in lui la nobiltà semplice, quella che non si annuncia ma si riconosce nei gesti. Dire ti ammiro è una carezza che resta, è ricordare all'altro che quel valore c'è, anche quando la giornata lo nasconde. E quando Gökberk YLDRM e Cemre Arda se lo dicono, si vede che non recitano. Stanno nutrendo, con le parole, il rispetto che tiene viva la fiamma senza soffocarla. E poi, la vulnerabilità. Aprirsi è una rivoluzione silenziosa. Lo sai che potresti farti male, e scegli ugualmente di aprire la porta. Le loro conversazioni a cuore aperto sono state il ponte nei giorni difficili, mi fa paura non essere abbastanza. A volte sento il rumore del mondo e non trovo il mio ritmo, ho bisogno che tu mi ricordi chi sono quando mi perdo. E dall'altra parte non arrivava un giudizio, ma un abbraccio verbale, io sono qui, e ci resto. Queste parole sono scudi contro l'invisibile, ricordi che non sei solo ad affrontare le onde. Vero amore non è assenza di problemi, ma presenza costante quando i problemi bussano forte. Ci sono immagini che scaldano e restano. Come quando lui parla dei suoi occhi come di stelle che spengono il buio, o del suo sorriso come di una melodia capace di rimettere a posto il mondo. E quando è lei a parlare di lui, lo fa con rispetto lieve, il tuo amore ha riacceso la mia fiducia, con te ogni giorno ha un colore in più. Non sono slogan, sono l'effetto collaterale della cura reciproca. Sono il racconto di due persone che hanno trovato, una nell'altra, la cornice giusta per la propria imperfezione. E non dimentichiamo i dettagli, quelli minuscoli che costruiscono una fortezza. Un buongiorno, amore immandato tra una call e una prova costume. Un riposa, che domani ci sono io sussurrato prima di spegnere la luce. Un grazie per esserci messo in tasca come un amuleto. È qui che l'amore si vede davvero, nelle abitudini tenere, nel quotidiano che diventa intimità. Gökberk YLDRM e Cemre Arda ci mostrano che la normalità, quando è nutrita di parole sincere, non è mai noiosa, è un rifugio che protegge dall'inverno delle giornate sbagliate. Quello che conquista, nella loro storia, è l'autenticità. Niente artifici, niente maschere in salotto quando le telecamere non ci sono. Le loro frasi non suonano perfette, suonano vere. Sei il motivo per cui mi alzo e voglio fare bene, dice lui. Il tuo amore è il dono più prezioso che ho ricevuto, risponde lei. E quelle parole, anche se non sono nostre, ci toccano perché parlano una lingua che tutti capiamo. Ci ricordano che esiste ancora la possibilità di trovare qualcuno che, semplicemente, resti. Qualcuno che ti spinga a diventare una versione più coraggiosa di te, non più conforme. Se ripercorriamo i capitoli che abbiamo condiviso con voi oggi, vediamo il filo rosso delle parole che costruiscono e non distruggono. Dichiarazioni senza teatralità, promesse custodite e non solo proclamate, ammirazione reciproca che rinforza l'autostima, vulnerabilità come atto di fiducia. È così che si crea un legame che non si spezza alla prima tempesta. E Gökberk YLDRM e Cemre Arda, con la loro capacità di dire e di ascoltare, ci hanno insegnato che l'amore si sente, sì, ma soprattutto si parla. Si nutre della chiarezza, si ripara con la gentilezza, si rinnova grazie alla coerenza. Le parole, a volte, sembrano piccole. Ma sono ponti. Sono il modo in cui attraversiamo l'abisso tra me e te. Possono guarire una ferita invisibile, possono dare un nome a un dolore che non capivamo, possono accendere una speranza che avevamo messo sotto vetro. E allora custodiamole, scegliamole, regaliamole.
Perché lo avete visto con loro, una frase detta bene, al momento giusto, può cambiare la rotta di una giornata, ma anche di una vita. Voi che ci seguite su Segreti Turchi lo sapete, qui le storie sono un invito a guardarvi dentro. Oggi, ascoltando i passi delicati e decisi di Gökberk YLDRM e Cemre Arda, vi invitiamo a fare lo stesso. Chiedetevi quali parole vi hanno toccati di più. Chi ha saputo dirvi e ti vedo quando ne avevate bisogno? Quale promessa avete ricevuto e mantenuto? E, soprattutto, quali parole potete donare adesso, senza rimandare? Non serve un'occasione speciale, serve la verità del momento. Prima di salutarci, lo sapete, ci piace lasciarvi con un abbraccio e una piccola spinta. Se questa storia vi ha fatto bene, se vi ha acceso un ricordo o un desiderio, fatecelo sapere. Raccontateci nei commenti la frase d'amore che vi ha cambiato, o quella che vorreste sentirvi dire una volta nella vita. Condividete questo video con chi ha bisogno di ricordare che esistono parole capaci di scaldare anche d'inverno. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate la campanella. Abbiamo tante emozioni da esplorare insieme. Perché alla fine, e Gökberk YLDRM e Cemre Arda lo dimostrano con i loro gesti più delle loro foto, l'amore è la forza che muove tutto. È il coraggio di dire e resto, la pazienza di ripetere e ci sono, la gioia di sentirsi dire e sei abbastanza. È la scelta di tornare a casa, ogni giorno, nelle stesse braccia, con le stesse parole che non invecchiano, quelle che, dette bene, non si consumano, ma si rinnovano. E noi siamo qui per raccontarvele, ogni volta che ne avrete bisogno. Questa è la nostra promessa, oggi e domani, qui su Segreti Turchi, continuare a cercare le parole che contano, quelle che fanno davvero la differenza, e condividerle con voi. Perché certe storie non sono solo gossip. Sono bussola, sono specchio, sono quell'eco gentile che ti ricorda chi sei quando te ne scordi. Restate con noi. L'amore, quando è vero, sa sempre la strada.